Chiedilo alla Luna, specialissimo, Giove nel segno del Cancro. Dal 9 di giugno 2025 fino al 30 di giugno 2026, Giove permarrà in questo segno d'acqua e un segno cardinale che tra l'altro ha molti significatori che tu sicuramente hai già vissuto nella tua vita. L'ultimo all'incirca nel 2013. 2013 Giove era in Cancro, pertanto tra il 2013, se non ricordo male, il 2014, perché sta 12 mesi, poi dipende dai diversi ingressi e ritorni, ma nel Cancro, ecco, in quel periodo ha portato chiaramente a sottolineare e poi andare a rivedere cosa è accaduto in quell'anno, perché ovviamente le tematiche che va a toccare e ad ampliare Giove sono sempre, tra virgolette, quelle quando sta in un segno, ma ovviamente con un'egida, diciamo, sotto un cielo che aveva delle premesse totalmente diverse rispetto a quelle di oggi. Allora, puoi andare a vedere Giove in Cancro per te, se in quell'anno può aver voluto dire casa, cambiamenti, andare via di casa, tornare a casa, oppure ampliare l'immobile, oppure ampliare la famiglia, prendere decisioni in seno alla famiglia importanti, ampliare la famiglia nel senso figli, prendersi cura della famiglia, bambini piccoli, decidere magari per un lavoro che ha attinenza con i bambini, oppure ecco, un nuovo tipo di alimentazione, prendersi cura anche di se stessi o di qualcuno, aver avviato un'attività che ha anche attinenza magari con il benessere. Adesso, lasciando stare quello che è stato il precedente transito, andiamo a vedere in generale che cosa rappresenta Giove in Cancro in questo anno, in attesa chiaramente delle previsioni segno per segno. Segno per segno le trovi nel canale, dipende da quando ascolti, poco alla volta ci saranno tutti, e questo video vale per un anno chiaramente, perché Giove in Cancro rimane 12 mesi. Allora, Giove è il benefico della astrologia, uno dei grandi benefici. Venere invece è la piccola benefica. La differenza tra un Giove e Venere è che Venere mantiene sempre la sua natura benefica, Giove espande ciò che trova. Giove fa il suo ingresso in questo segno scegliendo un periodo dell'anno molto particolare. Già che io amo molto la luna e le lunazioni, mi sembra di capire che non abbia scelto un momento a caso. Cosa vuol dire? Nel periodo dei gemelli, il sole si trova in gemelli, la lunazione è come se avesse un'inversione di marcia. Cosa vuol dire? Tutti conoscono la lunazione solo come, generalmente almeno, magari tu sei l'eccezione, la lunazione solo per la fase calante e la fase crescente. La lunazione invece ha anche un macro, diciamo, giro, che è proprio quello che si intende intorno a tutto lo zodiaco. Quando si trova quando c'è il solstizio, pertanto il 21 di giugno, dal 21 di giugno la luna comincia la sua fase discendente che termina quando poi il sole si troverà nel segno del Sagittario. Pertanto, dal segno del Sagittario nel segno dei Gemelli, noi abbiamo un momento di inversione di marcia. Quando poi
il Sole entrerà, farà il suo ingresso per il solstizio d'inverno, pertanto quasi sempre intorno al 21 di dicembre, poi dipende dagli anni, lì la Luna affronterà la sua fase ascendente, pertanto da solstizio invernale a solstizio estivo. Adesso Giove sceglie un momento, quello del Sole nel segno dei Gemelli, proprio di inversione di marcia. Siamo in un momento mobile, si lascia andare una parte vecchia, la strada qui viene mostrata e qui Giove comincia a lavorare per far cosa? La fase della Luna qua parla di radicamento, di radici, tutto quello che deve crescere sottoterra perché sia forte. Giove entra in un segno che astrologicamente, essendo rappresentante la casa della quarta casa e pertanto le radici, è come se volesse dare avvio ad una nuova era, partendo proprio dalle radici, da noi stessi, dall'individuo, poi dalle radici dove ovviamente nelle nostre vite stiamo, il posto dove stiamo, la casa, l'ambiente, ma soprattutto io dico le radici dei popoli, dove tu stai di casa. Allora, noi nel Cancro abbiamo il significatore per eccellenza della famiglia di origine, pertanto gli avi, della casa, dove viviamo, del nostro passato, pertanto dell'infanzia, dei genitori, ma soprattutto per trasposizione nella vita di ognuno è la patria. Pertanto il luogo dove tu stai e se quanto ci stai bene, quanto si può nutrire ulteriormente, quali nuove radici, Plutone in Acquario, Saturno e Nettuno in Ariete, nascita di qualcosa di nuovo, una nuova coscienza individuale, e l'individuo crea i popoli, ovviamente. I popoli sono un insieme di tanti individui che dovranno confrontarsi in una nazione. Bene, allora Giove dal segno del Cancro andrà ad espandere tematiche che hanno attinenza con il luogo dove vivi, dove ognuno di noi sta bene, dove tu ti senti veramente a casa, dove tu ti senti in patria, dove tu ti senti in grado di dare il meglio di te stesso, ma soprattutto in maniera confortevole. Questo ha attinenza anche col luogo del lavoro. Ad esempio, dove tu stai in un'azienda, dove tu stai, se sei in proprio la tua radice proprio di dove tu operi il tuo lavoro, ma se quel lavoro è quello giusto per te. Allora, scusate, ho spostato la luce. Giove, vedete quante tematiche andrà ad espandere e soprattutto stando qua nella casa, nella famiglia, nella patria, andrà ovviamente a sollecitare delle tematiche che avranno come prima cosa dove io sto bene. Ok, allora per molti sarà andare a vedere l'ambiente dove vivi e l'ambiente dove lavori, se ha attinenza, se ha, diciamo, se ti dà comfort, perché in Cancro noi vogliamo stare bene, è il luogo della Luna, espande le sensazioni del nostro benessere, quello più interiore, pertanto dentro la Luna e anche l'anima, dentro come ti fa sentire il posto dove stai, bene o no. Ecco, qui andrà a sollecitare, perché Giove espandendo andrà a sollecitare delle sensazioni, dei desideri anche di miglioramento del luogo dove vivi, dove lavori, dove stai. Pertanto per qualcuno potrebbe essere un maggiore comfort abitativo, un desiderio di espandere, di avere delle mura più grandi, magari ecco, se tu vivi in un ambiente piccolo, in una casa piccola, dire no, io voglio però una stanza in più, voglio 3
3 stanze in più, poi ecco, ognuno secondo ciò che ha come possibilità, chiaramente, però il desiderio di espansione e di trovare proprio il proprio luogo. Allora, per chi ha già un luogo dove sta molto bene, molto probabilmente tenderà a fare delle migliorie, sia che sia in azienda, sia che sia in casa. Per qualcuno vorrà dire cercare un luogo dove stare bene. Allora, possiamo vedere un cambio di casa, possiamo vedere un acquisto magari diverso, oppure direttamente una terra, perché abbiamo detto Giove è la patria, ma è la nazione in cui si vive, ma qui è la patria. Infatti qua abbiamo la rappresentazione della radice, da dove noi arriviamo. Cosa vuol dire? Abbiamo a che fare qui con i luoghi di origine, la patria, dove tu vivi, la senti come patria? Ti sei inserito adeguatamente? Penso a molti italiani che sono a vivere all'estero, oppure in una città. Ricordiamoci che astrologicamente l'estero è qualsiasi luogo o regione nella quale già si parla un dialetto diverso dal tuo. Cosa vuol dire? Che anche a volte ci sono delle località, soprattutto quelle montane, quelle ancora molto originali, possiamo chiamarle così, che ancora sono molto legate alle origini anche della loro lingua, che da un paese all'altro cambiano proprio dialetto oppure cambiano modi di dire, e pertanto già lì è estero per l'astrologia. Ma ad esempio, facciamo un altro esempio, che so, Milano-Torino, tu a Milano vivi, ti senti bene lì, senti che è il tuo luogo, magari non ci sei nata, non ci sei nato, e Giove ti chiederà, ti metterà diciamo sotto la lente di ingrandimento, perché Giove espande, pertanto mette una bella lente di ingrandimento e dice: ti sei trasferito lì, adesso fai un bilancio, senti di essere nel posto giusto? Ecco, tu senti soprattutto, siccome il cancro è anche nutrimento, la quarta casa, la luna è nutrimento, non stiamo ad entrare nei dettagli, tu senti di nutrire a sufficienza e di essere in linea, no? Perché chi nutre vuol dire che dà, stai dando il tuo contributo in quel luogo, senti di nutrire e di venir nutrito in maniera non adeguata, ma per te consona. Allora, sulla base di questa domanda, molti di voi si troveranno a darsi delle risposte. Sì, io sento che qui ho trovato un ambiente confortevole, vicini che mi accettano, un contesto nel quale vivo che mi corrisponde, che mi rispetta, che mi ama, mi sento al sicuro, perché ricordiamoci che nella propria casa noi vogliamo sentirci al sicuro. Cosa succede? Che se noi andiamo a vivere in un luogo che per le più diverse motivazioni non ci fa sentire al sicuro, noi lì non riusciamo a stare bene. Ricordate che la luna è un significatore importantissimo dei nostri luminari. Pertanto, siccome la luna rappresenta anche l'infanzia, il bambino si vuole sentire al sicuro in quella casa e noi espandiamo questo concetto. Allora, non sto a entrare nel dettaglio astrologico perché altrimenti non finiamo più, ma so che molti di voi siete appassionati, pertanto qualche notizia in più la do. Allora, questa sarà una delle domande, esattamente il luogo dove noi stiamo bene o non bene. Una volta che ci sarà una risposta a queste domande, molti di voi si daranno una risposta. Bene, allora può essere banalmente in questa casa che potrebbe essere ampliata, io sento di aver bisogno di più spazio, oppure è troppo grande questa casa, sento dispersione e pertanto non sento il comfort del nido. La stessa cosa può valere in un paese dove ti puoi sentire bene, ti puoi sentire anche non ben accolto. Allora lì farai le tue opportune valutazioni, e già abbiamo visto quanti, perché i pianeti si fanno sentire molto prima del
del proprio ingresso ufficiale. Molti stanno rientrando dai paesi dove si erano trasferiti, che siano in Italia, che siano all'estero, e molti hanno fatto la scelta non solo di ritornare a volte dove sono nati, ma addirittura nella casa dei padri, che magari si erano trasferiti quando loro erano piccolissimi, oppure che dove non avevano mai vissuto, dove non erano nati, ma avevano trascorso l'infanzia, e erano posti che magari ritenevano al tempo non meritevoli di viverci, ecco, che invece adesso assumono un nuovo fascino, un nuovo interesse, ma soprattutto un nuovo senso. Perché? Perché ritornare in un luogo che rappresenta le nostre origini e poter dare il proprio contributo vuol dire sentirsi anche coccolati da quel luogo, perché le energie di amore dalla persona alla terra, ai luoghi nostri nativi o ai luoghi dove noi amiamo vivere, è un'energia che si trasferisce. Essendo noi in questo momento sotto transiti che portano ai grandi cambiamenti e che chiedono all'individuo di esprimersi al meglio in maniera indipendente, va da sé che questo Giove faccia proprio questo, aiuti non solo l'individuo, abbiamo visto Plutone in Acquario, pertanto l'indipendenza di chi? Dell'individuo, nuove libertà. Saturno in Ariete, l'individuo l'io per eccellenza responsabile di se stesso e pertanto fortemente individualizzato, e dove adesso bisogna vedere dove noi stiamo bene, e questo individuo può sentirsi indipendente e autonomo e libero in un ambiente nel quale, o in una terra nella quale non si sente riconosciuto. Ecco, queste sono le domande. La stessa cosa avverrà nel posto di lavoro, nella tua azienda. Allora, chi ha azienda cercherà di creare un ambiente molto più confortevole, nel quale probabilmente ci saranno alcune tensioni con chi non vuole sentirsi in famiglia, perché ecco, può capitare, se tu sei imprenditore o hai un'azienda grande o piccola che sia, accorgerti che c'hai qualcuno che rema per i fatti propri, che è bene che sia responsabile di se stesso e pertanto autonomo nel lavoro, ma non è bene che sia contrario all'orientamento della famiglia, magari della famiglia, del nido che tu vuoi creare, o comunque dell'obiettivo, no? Ecco, ad esempio non gli interessa per niente il fatto che di ciò che tu produci. Ecco, questo è un esempio. La stessa cosa se tu sei dipendente. Ti accorgerai, se ti senti parte di quel progetto, di quell'azienda, di quel datore di lavoro, se ti senti appartenere a quel progetto lavorativo, oppure se invece senti che quel progetto lavorativo ti è proprio distante, che vai lì soltanto per la fine del mese, l'inizio del mese. Ecco, io non posso dare a te adesso le risposte, ma questo è uno dei sentiment che pervarrà questo Giove in Cancro. Giove in Cancro allora nutrirà, chiede nutrimento della casa, delle persone, ma soprattutto della patria, della terra, del luogo dove qualcuno con le proprie energie. Allora il contadino per antonomasia cura la terra. Ecco, quando noi apparteniamo a un territorio, il nostro amore per quel territorio nutre, perché ci sono delle energie molto sottili che noi continuiamo a scambiare con luoghi nei quali abbiamo scelto di vivere o dove siamo nati. Pertanto è per qualcuno una conferma, per altri invece un punto di domanda, e dire, bene, io in quella terra, fosse anche estera, dove mi sono trasferito, sento di appartenere a quella terra, sento che quella terra può dare a me, ma io posso dare anche a quella terra, a quel territorio, intendo, economicamente, di famiglia, di tradizioni, di cultura, di adeguamento, insomma, posso dare quell'in più, perché questo territorio
territorio non sia soltanto un ricevere, pertanto sfruttare le risorse di un territorio, ma nel quale io possa sentirmi effettivamente di poter anche dare, e così dando, ricevendo. Ecco, molti di voi sceglieranno anche di cambiare nazione, cambiare paese o di rientrare, oppure di confermare dove vivono o di confermare dove lavorano. Ecco, ma sarà tutto nell'ottica di questo tipo di domanda. Pertanto abbiamo visto Giove come in Cancro, dove sto bene, del resto abbiamo visto, noi dobbiamo mettere radici ora. Guardate che pensiamo proprio alla natura. Adesso vi do una spoilerata incredibile. Pensiamo alla natura e Giove, abbiamo detto, in Cancro va a nutrire le radici, pertanto per fortificarle. Cosa succede? Abbiamo anche la fase discendente della Luna, e cosa vuol dire? Proprio radici che devono penetrare, devono crescere nel sottosuolo. E cosa accade? Urano nel segno dei Gemelli da luglio. Allora, tra le varie cose, Gemelli comunque è un segno mobile, un segno d'aria, un segno bicorporeo. Adesso non voglio entrare nell'astrologia troppo tecnica perché voglio farmi capire da tutti voi, però corrisponde al segno della primavera, nel quale, io continuo a spostare sta luce, nel quale possiamo vedere il lavoro delle api con l'impollinazione, pertanto l'andare di fiore in fiore, e pertanto la dispersione. Urano nel segno dei Gemelli porterà a disperdere, a far girare tanto, a disperdere proprio, perché andrà a sollecitare il vento, andrà a sollecitare la mobilità delle persone. Allora, se noi andiamo a inquadrarlo all'interno del contesto del video, cosa accade? Chi non ha forti radici si sentirà portare via dal vento e verrà spazzato via, tra virgolette. Poi dopo ci sarà altro nel fantastrologia. Adesso vi voglio portare questo. Allora, prima che il vento degli eventi, oppure gli eventi che arrivano, non ti facciano lasciare neanche il tempo di renderti conto se sei nel posto giusto, con questo video ti dico: individua se sei nel posto giusto. Se tu senti, e noi abbiamo la Luna come governatrice del segno del Cancro, è proprio l'intuizione, il sentire, il percepire. La Luna è un punto fondamentale che ci dà proprio la sensazione, quella percezione sottile che ancora non è evidenza il Sole, pertanto non si tange, ma si percepisce che c'è qualcosa che non va oppure che va. Ecco, se tu senti che quelle sono le tue radici, allora vedrai che saranno molto solide e resisteranno ai venti che arriveranno dal segno dei Gemelli, venti che saranno di novità, venti che saranno anche quelli reali, insomma, della serie. Il vento può anche spazzare via, portare via, ma può anche portare a moltiplicare l'impollinazione e pertanto la crescita di altro. Molti di voi si troveranno anche a seminare qualcosa di importante. Giove nel Cancro è il progetto in embrione, possiamo vederlo come il grembo della mamma con il feto proprio. Ecco, pertanto ciò che deve nascere, ma che è già un progetto, è un progetto per il quale voi metterete radici. Avete tempo un anno intero, però Giove in Cancro, per molti di voi che hanno magari intenzione di approntare qualcosa di nuovo nella propria vita, oppure una nuova impresa, una nuova iniziativa a casa, in famiglia, i bambini che si desiderano, cioè adesso siate sempre a 360 gradi, porta anche appunto il progetto che ancora non si vede, ma che è esistente, poco alla volta lo fa crescere. L'ingresso di questo Giove non è così semplice. Perché? Perché vede la quadratura per tutto il mese di giugno all'incirca di Saturno. Saturno, quando va in quadratura, vedete da qua così, fa proprio questo,
guardate un po'. Allora, così, no? Ecco, c'è la tranquillità della famiglia. Fate conto che questo sia il comodo divano di famiglia. Ecco, Saturno fa così, ti fa capire che c'è una gambina rotta. Oppure, ecco, abbiamo detto, chi nutre questa nazione, chi nutre i luoghi dove tu vivi, il tuo paese come è abitato bene, il tuo quartiere è abitato bene. Ecco, Saturno andrà a a rendere evidente, perché la quadratura è un'evidenza di ciò che non va, diciamo, in casa, che impedisce di esprimersi al meglio, perché abbiamo ovviamente l'aspetto Saturno e col Capricorno e con il segno del Cancro. Di nuovo non sto ad entrare nel dettaglio, ma la quadratura è un prendere consapevolezza, proprio perché aiuta a accorgersi di ciò che sta bloccando la libera espressione, perché qua abbiamo l'emancipazione e qui abbiamo ciò che abbiamo in casa. Posso liberarmi, che so, ecco, posso andare via di casa dai genitori, comprarmi una casa nuova se non ho nemmeno il lavoro? Ecco. Allora, se io non ho lavoro, non posso rendermi libero. Allora ti farà accorgere che non c'è quel lavoro. Adesso ho fatto un esempio banalissimo che è comprensibile da tutti. Voi sapete che io vi porto esempi che siano veramente vicini, ma la stessa trasposizione voi la portate, tu la porti nelle tue questioni aziendali, nelle tue questioni di dove tu vivi, nella casa dove tu vivi, nel condominio. Poi ci metti la famiglia, ci metti la città, il paese, la nazione e il contesto ancora più grande. Pertanto un Giove in Cancro, principalmente con tutta la spinta indipendentista, autonomista e di verità, avremo Urano nel segno dei Gemelli che non si cuce più la bocca, pertanto tutto solleverà un polverone, ma ci arriveremo con calma. Vuole che però le radici di questa nazione siano solide, ognuno nelle proprie nazioni. Questo discorso che faccio per voi ovviamente vale anche per gli stati esteri. Ogni stato estero avrà a che fare con questo tipo di tematiche. Io adesso parlo all'Italia e parlo a te da italiana e da italiano. Ecco, pertanto è una tematica che si ripercuoterà, ogni nazione cercherà di stare bene, ed ogni patria, ogni terra cercherà di stare bene con ciò che ha lì. Certo, c'è questo disturbo e probabilmente forti saranno anche le tematiche che emergeranno nell'arco di questo anno. Abbiamo parlato di Giove, famiglia, cura della famiglia, infanzia e pertanto relative alla famiglia, la possibilità di curare la famiglia com'è, si avrà più voglia di dedicarsi, ovviamente per chi ha una famiglia, si avrà più voglia di dedicarsi alla cura dei bambini, dei figli, pertanto ecco quel sentiment anche materno, tornare di nuovo ad avere un rifiorire. Ecco, perché i bambini sono un grande valore per ogni nazione, per ogni popolo e per ogni persona, ovviamente. Pertanto possiamo vedere che il genitore che si rende conto ad un certo punto che c'è qualcosa di scomodo, no? Sta via troppo dal lavoro, oppure non ha seguito sufficientemente la propria famiglia, i propri bambini, ha più necessità di stare a casa, di seguire, oppure di lavorare in un contesto che sia armonioso proprio per portare armonia in famiglia. Saturno in tutto questo sarà prezioso per farsi accorgere di che cosa sta mancando in questa famiglia. Per qualcuno vuol dire rendersi conto anche della natura del rapporto con i genitori e finalmente portarlo a guarigione. Abbiamo avuto Marte che per tutto l'inverno, vi avevo anticipato, aveva fatto quel lunghissimo anello di sosta nel segno del Cancro e ha portato ad emergere tante questioni interiori che vi dissi approfittate di questo Marte in Cancro che farà sentire molta ma più che fastidio, diciamo, molta irrequietudine interiore, no? Poi nelle diverse tematiche
sono sempre proiettive di famiglia, luoghi, lavoro e via dicendo, e cercare di osservare la propria infanzia, osservare il proprio bambino interiore, cominciare a guarirlo in modo tale che Giove trovi una situazione già sanata o in via di sanamento, senza doverla fare esplodere. Va da sé che una situazione interiore mai curata, mai gestita, nella quale c'è stata sofferenza o comunque non si riconosce cosa ti fa star male, ma dentro senti che c'è qualcosa che ti brulica, ecco, Giove lo porterà ad espandere, perché ricordiamoci bene che Giove va sempre a espandere ciò che trova. Poi che lui si esalti nel segno del Cancro, secondo l'astrologia classica, vuol dire che esalta parecchio tutta la sensibilità, abbiamo la casa della Luna, la sensibilità che noi abbiamo di fronte a un certo governo, abbiamo di fronte a un certo argomento. Chiaro che se noi la trasportiamo in patria, ovviamente porterà alla sensibilizzazione estrema di chi può far parte di una nazione. Pertanto vediamo anche che chi si è ben radicato, siamo anche in tempi di grandi migrazioni, siamo in tempi in cui si è accolto veramente tanto e spesso anche troppo. Allora, tutti i fastidi, vi ricordate che razza d'inverno di grandi subbuglii ci sono stati? Bene, abbiamo avuto quel Marte in Cancro che ha portato proprio all'evidenza di chi si è adattato o non adattato, di chi non si sente a casa, di chi si sente un estraneo, maltrattato e via dicendo. Cioè invece chi si è perfettamente adeguato, inserito e ha trovato le risorse e non solo, ma ha trovato anche il modo di restituire al territorio, ecco, e pertanto si sente a casa sua, quelle persone staranno benissimo. Invece, ecco, in questo transito di Giove in Cancro potrebbero esplodere, cioè proprio espandersi situazioni nelle quali non faremo sentire accolti, o certe persone non si sentiranno accolte, ma non perché non si sentono accolte, ma perché si renderanno conto che non c'entrano niente con la nazione o la regione o il posto nel quale stanno. E pertanto, ecco, questo accadrà in tutti gli stati d'Europa, vabbè, del mondo, insomma, però chi non è ben radicato e sente di poter farsi adottare e di essere adottato in maniera adeguata, ecco, quelle persone, insomma, ci saranno in alcuni casi dei disordini, nella migliore delle ipotesi decideranno magari, ecco, se qualcuno viene da un'altra nazione, di tornare indietro, ecco. Poi non voglio espandere ulteriormente questo argomento, ne parleremo più avanti. Ora, Giove lì nel Cancro parla anche a volte, il Cancro non vuole vedere le proprie cose cambiate, no? Guardiamo anche un po' i significatori, pertanto c'è anche pigrizia a volte, no? Uno stare sempre lì nel bozzolo per qualcuno è comunque un segno d'acqua, ma è un segno cardinale che vorrebbe l'iniziativa, ma spesso e volentieri c'è un rilassarsi eccessivo. Allora nella casa, diciamo nell'accezione che voglio porre sotto esame è magari quell'essersi accomodati troppo, quell'essere sì pacato ma eccessivamente pigro magari, no? Ecco, quella pigrizia non sarà più così ben accetta, c'è un Saturno che dirà levati, muoversi, muoversi. Pertanto sentirete o qualcuno vi farà accorgere che insomma è il caso di attivarsi un pochettino di più. Ecco, abbiamo parlato del progetto e anche Giove nel Cancro, chiaramente abbiamo parlato di nutrimento, nutrizione e alimentazione e alimenti. Allora, qui abbiamo una tematica importante perché potrebbe espandere ed espanderà l'argomento della corretta alimentazione, dei corretti alimenti. Tante verità verranno fuori sui diversi argomenti. Guardate che Urano in Gemelli scoperchierà tante di quelle pentole che poi verranno in parte richiuse quest'inverno, altra spoilerata, ma che poi col 2026 non le chiude più nessuno, ragazze. Pertanto orecchie aperte, pronti a cambiare
cambiare idea su determinati tipi di questioni, di storie che ci hanno raccontato. Abbiamo anche la storia, il passato sotto certi versi di quello che ci è stato raccontato, e pertanto Urano nei Gemelli aprirà le porte a nuove verità che non si possono più tenere sotto il tappeto. Torniamo di nuovo a Giove in Cancro. Ecco, una cura dell'alimentazione, una cura degli alimenti, del grano, del territorio, di come noi ci nutriamo, di cosa ci fa realmente bene, al di là della propaganda, al di là di quello che ci hanno sempre fatto credere. Pertanto ecco, diciamo che Saturno e Nettuno sono in quadratura, pertanto potrà emergere che ci saranno problemi a volte su questioni proprio alimentari. Per alcuni versi possiamo parlare in certi momenti di una mancanza, carestia di alimenti, oppure di alimenti non sani, ma per farci accorgere, e qui c'è anche l'acqua non sana, perché abbiamo la quadratura anche con Nettuno. Diciamo che il momento dell'ingresso è come un timbro, e l'occasione, perché se Saturno e Nettuno non fossero in quadratura non ci farebbero accorgere. È come quando avete una casseruola in frigorifero, pensate che sia lì e che l'alimento dentro sia correttamente conservato. Quando andate ad aprirla, ecco lì la quadratura, ti dice apri quella casseruola o quel contenitore, ti accorgi che non è per niente ben conservato, perché aveva, che so, un foro nel coperchio e pertanto non era sigillata bene. Ecco, Saturno fa questo, ti fa accorgere. Poi ovviamente Saturno e Nettuno in congiunzione porteranno tante altre cose, ne ho parlate, però anche insomma possiamo parlare di terre che si scontrano, emersioni, immersioni, ma farò un discorso molto più ampio quando sarà ora del fantastrologia. E le acque, pertanto fare molta attenzione non solo con ciò che mangiamo, ma anche con ciò che beviamo. Alimentazione corretta, ti verrà reso noto cosa, ad esempio, ti fa venire sempre il mal di stomaco nel piccolo. Nel grande ci saranno delle correzioni sui tipi di alimenti, sui tipi di cure, perché abbiamo anche le cure, e sui tipi di liquidi che andiamo ad ingerire. Ecco, pertanto è un bene, no, che si manifesti in modo tale che noi si possa correre ai ripari. E soprattutto c'è studio in tal senso. Qualcuno chiaramente tenderà ad espandere, no? A diffondere informazioni sulla corretta alimentazione, sulla cosa fa bene, cosa fa male. Ecco, si indagherà moltissimo su tutto questo, ma ci sarà molta più voglia di informare in tal senso, e molta più intenzione di nutrirsi bene e nutrire bene. Per qualcuno vuol dire anche attività in questo settore, pertanto posso anche pensare che molte attività che non fanno della qualità, della qualità estrema e della verità, perché abbiamo Urano che sta per entrare nei Gemelli, pertanto le verità non si nascondono più, della verità, la loro insegna, ecco, queste verranno spazzate via. Potremo probabilmente venire anche a sapere nel tempo che certi marchi notissimi, dei quali non abbiamo mai avuto nessun dubbio, invece sotto sotto nascondevano dell'altro, o comunque non agivano nel rispetto di ciò che dovrebbe essere ecco, il nutrire con l'amore paterno, con l'amore materno. Ecco, con quel nutrire quando anche produci, ma devi produrre con il senno del buon padre di famiglia, che non vorrebbe avvelenare i propri figli. Ecco, e non si può fare tutto per profitto. Tutto questo arriverà ad emergere, ma qualcuno di voi con la grande passione per la cucina sana, per chi ha attività anche di nicchia, ragazze e ragazzi, è il top.
attività di nicchia, perché saranno molto valorizzati i prodotti, quelli genuini, esattamente come è genuino il latte materno. Il latte materno, che sta proprio nel segno del cancro con la luna, è genuinissimo. Certo, se la madre si alimenta bene, magari da altre parti del mondo se stanno sempre a mangiare soltanto hamburger e patatine fritte, vabbè, il nutrimento non lo so quanto sia, comunque non fa parte delle nostre latitudini. Però ecco, adesso ti ho fatto una battuta, ma che sia chiaro questo: ecco, se tu hai nicchia, se tu hai passione, tutto quello che è di qualità vera non conoscerà crisi. Certo, dall'esterno ci potrebbe essere un fastidio, perché Saturno qua in quadratura è per certe produzioni, ecco, perché ovviamente noi stiamo anche in un contesto non soltanto nazionale ma anche sovranazionale, che controlla estremamente, controlla, ecco, e spesso e volentieri, anzi per quasi tutto il comparto agroalimentare, questa sovrastruttura enorme che ha il suo centro Bruxelles e via dicendo, ha fatto sì di distruggere un comparto agroalimentare che era un fiore all'occhiello per l'Italia, ma noi il territorio ce l'abbiamo ancora e non è mai troppo tardi, e sono certa che molti torneranno a sollevare la testa in tal senso, ma vediamo in fantastrologia più avanti che cosa può essere. Terminiamo qua. Abbiamo detto casa, patria e segno cardinale, nuove iniziative, pertanto qualcuno che metterà veramente a terra un cambio anche di progetto di vita. Un cambio può essere qualcuno che decide di trasferirsi in un luogo più ameno, in un luogo più tranquillo, oppure svolgere altre attività, dire basta, io così non ce la faccio più, io ho questa passione, mi dedico a questo, ho voglia di far crescere qualcos'altro. Vediamo un po' che cosa, ecco, una via del futuro sarà anche quella della, allora, non la vedremo subito, ma è proprio con Giove in Cancro che si renderanno evidenti poco alla volta e si manifesteranno più avanti dei nuovi concetti di abitare e di comunità nel quale abitare, un contesto di paese con progetti nuovi. Ovviamente mi può venire in mente di lontana memoria la Città del Sole, per intenderci come concetto, nel quale ci sia una comunità che vive in maniera rispettosa l'uno dell'altra, nella quale si condivide, si vive in armonia, ci sia di nuovo il concetto di bellezza, di utilità, non di spreco, ma di un ritorno molto alla natura, pertanto molto verde e soprattutto un contesto molto più autonomo, ecco, non così globalizzato, non so come dirvi, energia più autonoma, legna e via dicendo. Certo verrà tutto impedito, ma è un concetto secondo me architettonico e progettuale, ingegneristico, ma più che altro di disegno, di rappresentazione di un progetto nuovo, di vivere una dimensione comunitaria, ecco, comunitaria di paese, che sia diciamo, meno soggetta a incidenze, fastidi esterni. Ecco, oggi come oggi viviamo una grande precarietà perché siamo molto connessi con l'energia, con questo, con quello, pertanto vediamo che un caso, ad esempio eclatante, uno stato che rimane interamente al buio, pone al buio tutti, e invece si tornerà a un concetto di maggiore autonomia, di autosostentamento, cioè sostentamento proprio di autoproduzione, in modo tale da sentirsi molto più autonomi e indipendenti, seppur sempre tutti correlati, perché la correlazione ci sarà.
E ecco, è l'embrione adesso, si andranno poco alla volta a porre le basi di tutto questo, forse è già nato perché abbiamo avuto Giove in Gemelli, mentre Plutone era in Acquario, che ha portato idee avveniristiche e pertanto adesso probabilmente si sono creati contatti. E qui con Giove in Cancro si porranno le basi, perché? Perché nel corso della permanenza di Giove in Cancro avremo molti avvenimenti che faranno comprendere a molti che un sistema così come era prima non funziona come l'abbiamo avuto fino adesso, farà rendere conto a molti di quanto sia permeabile questo sistema di vita ad attacchi esterni e si vada invece cercando qualcosa che ci faccia di nuovo sentire più al sicuro, più in linea con la natura, meno preda di laggiù spengono la luce, qua moriamo di fame, facciamo un esempio, ecco, e pertanto dove si possa anche produrre con qualità alimenti e via dicendo, ecco. Quest'anno accadranno tante cose che hanno attinenza con tutti questi argomenti, ma perché proprio è necessario che la gente si accorga di quanto è poco sicuro il sistema di vita che hanno intrapreso o che ci è stato costruito. Ecco, allora io non voglio dilungarmi oltre, spero di essere stata chiara, mi auguro di non aver dimenticato nulla. Ah sì, no, scusate, la scuola, l'infanzia e via dicendo, scuola, perché parliamo anche di scuola, Urano in Gemelli, porterà una vera e propria rivoluzione totale nel mondo della scuola, nel mondo dell'infanzia, nel mondo degli adolescenti. Guardate che fate fatica ad immaginare qual è la rivoluzione incredibile. Verrà accolta subito? No. Giove in Cancro vuole la tutela dell'infanzia, ci saranno dei fastidi riguardanti probabilmente asili, bambini, scuole elementari, un concetto che non va più bene, ci sarà verrà fortemente osteggiata la cura magari dei bambini, come magari in una famiglia si intende. Comunque nelle scuole molti bambini potrebbero anche non trovare, a detta dei genitori, mi auguro non per esperienza diretta dei figli, ma insomma le cose devono accadere, situazioni non piacevoli o situazioni non in linea con quella che è l'idea di cura di un genitore. Questo vuol dire che forti saranno forse anche le proteste, ma molto probabilmente, insomma, proprio tutte le azioni per affermare un nuovo tipo di scuola, di cura, di attenzione nei confronti dei bambini. Un momento particolarissimo di questo anno di Giove in Cancro lo identificherei certamente con gli inizi del 2026, nei quali Marte dal Capricorno insieme al Sole, a Mercurio e a Venere si opporranno fortemente a Giove. E pertanto qui possiamo vedere il governo oppure delle strutture fortemente centralizzate, autoritarie, che vanno ad opporsi al benessere. Ecco, questo sì. La cosa interessante, positivissima, che ci saranno dei momenti di tensione, ma Saturno a un certo punto, già mi sembra da luglio-agosto, agosto se non sbaglio, luglio-agosto, comunque farà la sua retrogradazione, tornerà in pesci. Cosa succede? Che dal segno dei pesci andrà a sostenere Giove in Cancro con un trigono molto molto importante. Questo vuol dire che ci sarà il sostegno per le persone, per i popoli, per chi vuole comprare casa, per chi vuole cambiare, per chi vuole, ecco, far nascere qualcosa di nuovo, e pertanto è un grande sostegno. A fine anno, verso ottobre-novembre, anche Urano, tornando nel segno del Toro, è l'ultimo ingresso chiaramente e poi dopo uscirà nel 2026 definitivamente, Giove riceverà anche il sestile da Urano. Pertanto
c'è forza, c'è propulsione, c'è sostegno celeste per tutto quello che deve avvenire, perché sia un cambiamento strutturale e strutturato e non finto, ma che sia qualcosa che va a lungo termine. Chiaro, i fastidi ci saranno. Poi andiamo ad individuare un momento molto particolare come quello di agosto, nel quale un Marte che va ad insistere dal segno della bilancia, pertanto gli equilibri, la legge anche, l'altro, insomma, che sarà opposto a Saturno in Ariete, pertanto forte tensione e fatica, e saranno anche in quadratura con Giove, insomma Marte in particolare sarà in quadratura con Giove, potrebbe far venire allora o delle azioni legali forti di protesta, oppure proprio rendersi conto di qual è la natura del fastidio, della rabbia. Ecco, un agosto nel quale dobbiamo stare a vedere quello che accade, ma che è tutto precursore dei grandi cambiamenti che devono avvenire. Ecco, allora io dico che la maniera migliore per affrontare questo Giove bellissimo in Cancro, che dà inizio proprio da segno cardinale a nuove imprese, a una patria, a una nazione che deve contenere al suo interno, nella propria pancia, chi ama quella nazione, noi parliamo della nostra, ma che ognuno deve proteggere, deve far sentire un nido protetto e l'inizio veramente di un amore per la terra dove si sta, per la patria, e una voglia di farlo crescere, apprezzare il fatto di avere delle qualità nazionali, noi parliamo ovviamente dell'Italia, che sono uniche e irripetibili, e pertanto farle esaltare. Ecco perché Giove esalta, e far nascere delle nuove radici per il nostro futuro. Siamo in anni di incredibili cambiamenti. Allora io ti abbraccio, ti ringrazio, ci vediamo segno per segno, e a presto. Ciao!